Ciao, ti do il benvenuto su InfeMath. Oggi ti propongo un problema di geometria piana che a prima vista sembra abbastanza complesso, ma con un'opportuna costruzione si rivela estremamente semplice. Osserva questa piastrella decorata. I 5 punti A, B, C, D ed E sono ciascuno equidistanti dal precedente e dal successivo. Lo stesso vale per i 5 punti L, M, N, O e P. Tutte le linee curve che vedi, congiungenti ciascuna 2 punti qualsiasi dell'immagine, sono semicirconferenze. Sappiamo che l'area della zona rossa misura in centimetri quadrati 4 meno pi greco. Sei in grado di determinare l'area totale delle 4 zone gialle, l'area complessiva di tutte le zone verdi e l'area totale di questa piastrella decorata? Ti consiglio di mettere in pausa il video e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Fammi sapere nei commenti se ci sei riuscito. Ora ti mostro una possibile soluzione. Innanzitutto, siccome l'unica informazione che abbiamo a disposizione è che l'area della zona rossa in centimetri quadrati è uguale a 4 meno pi greco, e siccome 4 è un quadrato perfetto e pi greco è l'area di un cerchio di raggio 1, possiamo effettuare la seguente costruzione. Congiungiamo i 4 centri dei quadranti di cerchio che delimitano la zona rossa. È facile dimostrare che Q1, Q2, Q3, Q4 è un quadrato, poiché ogni suo lato è il doppio del raggio dei semicerchi piccoli di colore giallo. Siccome 4 è il quadrato di 2, viene da pensare che il lato di tale quadrato sia uguale a 2 e dunque che il raggio di ciascun semicerchio piccolo di colore giallo sia uguale ad 1. In effetti i conti tornano, poiché la somma dei 4 quadranti gialli all'interno del quadrato equivale a un cerchio completo di raggio 1 e dunque la sua area è proprio pi greco e l'area rossa è 4, area del quadrato di lato 2, meno pi greco, l'area dei 4 quadranti gialli. Siccome il raggio del semicerchio piccolo di colore giallo è 1, il suo diametro è 2, ma 2 è anche il raggio del semicerchio giallo grande. Osserva ora questi due semicerchi di colore blu. Sono identici, poiché hanno lo stesso diametro, e dunque quest'area di colore giallo è uguale all'area di un semicerchio di raggio 2 ed è dunque uguale a 2π greco, poiché l'area del cerchio completo, raggio al quadrato π greco, vale 2 al quadrato π greco, cioè 4π greco, e l'area gialla è esattamente la metà, cioè 2π greco. Lo stesso vale per simmetria anche per le altre 3 aree gialle, e dunque l'area totale della zona gialla è uguale a 8π greco, la somma delle 4 aree singole. Potremmo anche calcolare l'area delle zone verdi, ma la procedura sarebbe abbastanza laboriosa. Determiniamo dunque l'area della piastrella completa e successivamente otterremo l'area della zona verde come differenza fra l'area della piastrella completa e la somma delle aree della zona rossa e della zona gialla. Per determinare l'area della piastrella rettangolare dobbiamo determinare la misura della base e dell'altezza. Per quanto riguarda la base, possiamo notare che ha lunghezza 8 cm, poiché è la somma di 4 segmenti identici di lunghezza 2 cm, esattamente il raggio del semicerchio giallo grande. Per quanto riguarda invece l'altezza del rettangolo, possiamo notare che essa vale 6 cm, poiché è la somma del raggio della circonferenza grande, uguale a 2 cm, 2 volte il raggio della circonferenza piccola, 1 centimetro e 1 centimetro, e ancora il raggio della circonferenza grande, 2 centimetri. L'area della piastrella, dunque, base per altezza, vale 48 cm quadrati, 8 cm per 6 cm. A questo punto, sottraendo dall'area totale di 48 cm quadrati l'area della zona rossa e l'area della zona gialla, otteniamo l'area della zona verde, che vale 44 meno 7π greco centimetri quadrati. Se poi tu volessi calcolare anche il valore delle singole aree di colore verde,
Potresti farlo abbastanza agevolmente con alcune costruzioni, ad esempio mandando la verticale per il punto N, possiamo notare che quest'area è il doppio di quest'area, mentre quest'area verde è la somma dell'area di un quadrato di lato 2 cm, di due semicerchi e dunque di un cerchio di raggio 1 e di metà della zona rossa, poiché tracciando anche qui la verticale possiamo notare che questa piccola area è la metà della zona rossa. Io per completezza ti riporto tutti i risultati e ti lascio anche un quesito. Quanto vale l'area del cerchio circoscritto alla piastrella colorata? Fammelo sapere nei commenti. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!